Allora, io sono Antonio Cesarano, quello che ho creato, diciamo così, questo piccolo impero. Ho 48 anni, vengo da generazioni, questa è la quinta generazione di maccheronari. Dico maccheronari perché i miei, diciamo, antenati erano, diciamo, operatori nei pastifici di Gragnano. Mio padre, nonno, bisnonno e l'altra generazione ancora hanno sempre lavorato nei pastifici. L'azienda è stata creata da me 20 anni fa come marchio e come, diciamo, sistema produttivo a tutti gli effetti della famiglia Cesarano. Io sono stato quello che l'ho creato e lo sto portando avanti. Ad oggi ci stanno i miei due figli che collaborano con me, il più grande già è pastaio finito. La storia è lunga pure perché qua ci troviamo a Gragnano, come ben sapete, città della pasta, è una notizia moderna questo, però ci tengo a dirlo adesso. Noi siamo gli unici in Italia come territorio ad avere l'IGP. IGP significa indicazione geografica protetta, diciamo, è un marchio di garanzia del prodotto di altissima qualità. Il passato di Gragnano ha avuto sempre l'importanza di produttori di maccheroni gragnanesi, perché in effetti noi ci troviamo in una gola in effetti che è circondata dai monti lattari che ci danno il clima fresco ed asciutto. Poi ci sta vicino il mare la costiera, la penisola sorrentina, che ci dà la brezza del mare per l'umidità della pasta. E Gragnano proprio è partita così perché ha questa dote, questa caratteristica di clima che permetteva che la pasta si asciugasse in un certo modo. Poi sicuramente si è accoppiata la maestranza dei pastai, degli impastatori, perché, diciamo, i pastifici sono divisi in 3 step, come impastatore, quello là che impasta la semola. Poi ci sta quello che si intende della essiccazione e quello là che fa diciamo, l'impacchettamento finale della pasta. Oggi ci stanno le macchine moderne che si fa quasi tutti in automatico, mentre prima tutti questi passaggi si facevano manualmente ed era veramente un'arte, perché quello che si intendeva dell'essiccazione, lui doveva valutare il tempo, cioè se era più umido, se era molto caldo, e controllava la pasta. In base a quello che chiedeva la pasta, se la pasta per esempio era fatta da poco e quindi aveva bisogno di essere asciugata, quindi non voleva l'umido ancora, e si facevano questi passaggi nei famosi palazzi, diciamo, antichi che a tutt'oggi esistono a Gragnano. Ogni palazzo di quello aveva il suo pastificio. Pastificio si intendeva che praticamente un palazzo suddiviso su 3 piani. Dal piano superiore al piano inferiore ci stava questo sistema di produzione ed essiccazione, che poi alla fine, quando la pasta era quasi pronta, diciamo proprio l'ultima fase, si metteva fuori alla strada e si faceva dare l'ultimo step, diciamo, di essiccazione. Che ci permettono, soprattutto sul settore artigianale come me, di tirar fuori lo stesso risultato come si faceva una volta, però con sistemi diciamo di igienico-sanitari più garantiti. Alla fine esce fuori sempre lo stesso prodotto, però con macchine moderne. Ricordo per esempio all'epoca quando mio padre lavorava nel pastificio, che io ero piccolissimo, potevo avere i miei 5 anni, bene o male che uno ricorda ancora qualcosa, che io gli portavo la colazione quando lui lavorava con mia mamma. Allora stavo là mentre che mio padre faceva la piccola pausa a pranzo, io osservavo quando c'era il pacchettista che per esempio faceva quelle bellissime confezioni in carta dove la pasta si arrotolava dentro. Ci stava la carta blé che si usava per le paste a lunghe, poi quell'altra vana dove si metteva dentro la pasta, quella là corta, diciamo, paccheri, penne, e all'epoca si chiamava il famoso cuoppo. Perché questa è molto antica, questa qua ce l'ho per ricordo,
e quindi questi pacchi venivano fatti dai famosi pacchettisti, erano specializzati proprio nel chiudere questo tipo di pasta che in effetti è solo all'interno della carta, non esistono buste e non niente, però purtroppo oggi con i nuovi sistemi di autocontrollo, di igienico-sanitario non si possono usare più queste carte così con la pasta direttamente a contatto dentro, quindi è un packaging, diciamo così, che è andato a svanire. Abbiamo il famoso asino che va nei campi per fare la raccolta e il trasporto del grano. Praticamente veniva fatta la mietitura del grano, si metteva in queste ceste che portavano laterali gli asini e si portava al mulino. Il mulino praticamente non è come il mulino d'oggi, parliamo del mulino a pietra, che è una cosa molto particolare. In effetti questo, il sapore del grano sicuramente è diverso dal sapore ad oggi che fa uscire il mulino. Era molto lavorato, però comunque era un prodotto proprio naturale, di altissima qualità. Poi dalla macina che usciva fuori il grano ci stava questa famosa vasca dove impastavano a mano. Qua parliamo di molti anni fa, quando non ci stavano ancora le presse, sia impastatrici sia le macchine, quelle là che facevano uscire la pasta. Quindi questa era la vasca dove loro impastavano acqua e semola e poi alla fine andava tipo un torchio dove usciva la pasta. In effetti questo signore qua, quasi sta la macinazione, e questo qua è il torchio dove esce la pasta. Quest'altra fase in effetti sono quelli là che facevano i spannature, noi li chiamavamo, dove si metteva la pasta lunga su a cavallo delle canne di bambù e si metteva appesa a farla asciugare. Oppure le paste corte venivano spasi su dei teli e si faceva l'essiccazione là. Questo qua viene chiamata tramoggia, dove in questa tramoggia ci va la semola, come ben vedete, che noi usiamo negli sacchi da rinfusa. Da questa tramoggia ci sta questa coccola in questo tubo che non si vede, sta all'interno, in effetti che pesca la semola asciutta e la porta sopra alla macchina produttrice. La macchina praticamente all'inizio ha un premix. Premix significa che è una miscelazione tra acqua e semola veloce, viene un primo impatto di umidificazione della semola che poi va nella vasca impastatrice. Dalla vasca va nel tubo di estrusione, che alla fine di questo tubo cilindro ci stanno le classiche trafile di bronzo che noi usiamo, quelle là, e in base ai vari formati, il pacchero, la penna, queste cose qua che si cambia, esce la pasta. La pasta scende da questa maschera qua e cade in questo attrezzo qua. Questo attrezzo viene chiamato trabatto. In effetti questo trabatto non è altro che fa fare 3 passaggi alla pasta, diciamo che quando scende dalla trafila è ancora fresca, è sempre a base di calore, gli dà un incartamento alla pasta per far sì che si mantiene la forma, se no caderebbe uno sull'altro e si attaccherebbe la pasta, non rimarrebbe con la forma sua, perché per esempio il pacchero, i lumagoni per noi sono formati di pasta grandi e sono un po' delicati, quindi questo aiuta a mantenere come primo impatto la forma della pasta. L'ultimo passaggio è questo qua, che cade sui teli, che questi teli dopo, una volta che sono riempiti, si prendono e si adagiano su questi carrelli. Come pastifici esistenti ad oggi a Gragnano siamo in 10 quasi che facciamo parte però del consorzio, che è stato costituito questo consorzio Gragnano Città della Pasta 10 anni fa. Questo consorzio praticamente è formato da artigiani e industriali, però oggi man mano che stiamo andando avanti sta ancora questa riscoperta dei pastai a Gragnano, quindi stanno uscendo nuovi marchi. Anche inerente al periodo purtroppo un po' disastrato sull'economia che ci troviamo, posso dire con molto piacere che il nostro settore sta tirando tantissimo. In effetti andiamo sempre in aumento come produzione e come massa clientela, sia italiana che estera. Anche nel mio piccolo, diciamo, parliamo della mia piccola azienda, siamo in fase di crescita anche e soprattutto sui mercati esteri.
e quindi si prospera un buon futuro per questo settore. Stanno tanti ragazzi pure che sicuramente stanno iniziando a intraprendere questo lavoro per diventare anche loro buon passai.